Stai pescando e ti è successa una cosa spiacevolissima, ovvero ti si è conficcata un'ancoretta o un amo nella pelle o ancora peggio nella carne viva. Non ti preoccupare, non ti fare assolutamente prendere dal panico. In questo video vedremo come fare a risolvere i problemi di piercing, perché solitamente lo facciamo ai pesci, però può succedere anche a noi. Andiamo subito a vedere come fare in caso di auto-piercing. Due cose molto importanti prima di entrare nel vivo del video. Se non hai mai visto il mio faccione, mi presento, ciao, io sono Stefano Adami e di lavoro faccio la guida di pesca sportiva. E quando non sono in mare con clienti, registro video per il mio canale YouTube, quindi per te, bellissimo amico. Tutorial su tecniche di pesca, vlog di viaggi di pesca. Quindi se la tua grande passione, come la mia, è la pesca, valuta la possibilità di iscriverti al mio canale. Disclaimer numero 2, importantissimo, questo è un tutorial puramente dimostrativo. Se non avete le conoscenze tecniche adatte, non conoscete bene l'anatomia, non sapete cosa si trova vicino ai punti feriti, se vicino ci sono nervi particolari, se ci sono zone sensibili, la presenza di alcune magari arterie grosse, non state a fare stupidaggini e recatevi subito in un pronto soccorso. Però per curiosità e soprattutto se siete in una condizione che dovete per forza utilizzare il fai da te, quindi l'unhook, lo slamarsi da soli, vi farò vedere queste tecniche. Come vi faccio vedere come si tolgono gli ami? Ci vuole della ciccia e la ciccia, tac, ce l'abbiamo. Ho preso un pezzo di asado che è la pancia del vitello in questo caso, che è molto simile alla nostra pellaccia e quindi dovrebbe essere abbastanza realistico, anzi lo è sicuramente. Io ne ho tolti parecchi di ami, ho già fatto le prove ed è molto realistico. Ricordatevi sempre, ragazzi, prima di iniziare in barca bisogna sempre avere delle tenaglie. Possono essere fatte così oppure le classiche tenaglie di una volta. Queste ci serviranno in barca, nella cassetta del pronto soccorso, che anche se non siete obbligati, ragazzi, vi consiglio vivamente di avere. Cercate di mettere una tenaglia. Che cos'altro ci servirà? Ecco, una cosa che dovete tenervi sempre dietro è una boccettina di betadine, cioè di disinfettante stile Rosso Castellani. Una volta c'era il mercurio croma, adesso non so se c'è più. Il betadine nella bottigliettina piccolina, non tenetela troppo al caldo, vi servirà perché dopo aver fatto l'operazione di rimozione degli ami dovremo accuratamente sciacquare, pulire e disinfettare, perché ci avete innescato qualcosa su sti ami e sono stati in bocca dei pesci. Sicuramente qualcosa che non quadra e qualche infezione potrebbe venirci, quindi dobbiamo disinfettare bene la parte. Adesso andiamo a vedere i 2 o 3 casi che possono capitare e come risolverli. Primo caso, il caso peggiore, questo. L'amo entra e non abbiamo la possibilità di farlo uscire dall'altra parte. Non possiamo andare a fare il lavoro con le tenaglie. L'amo è mal piantato. Prima cosa da fare è tagliare il filo che lo collega al terminale o a qualsiasi altra cosa, ragazzi, perché giustamente se poi andate a muovere lo andate a piantare sempre di più e non è il caso. Come andiamo a togliere quest'amo? Allora ci serviranno 2 pezzi di lenza, anche bella spessa possibilmente. Allora uno lo andremo a mettere da questa parte dell'amo, quindi non andremo a tirare da questa parte, ma ci servirà per mantenere la direzione dell'amo, ok? Seconda, andiamo a inserire un altro pezzo di lenza qua dentro, lo facciamo passare 2-3 volte, ora in questo caso 2 dovrebbero bastare, andiamo a posizionarci in questa situazione, con questa mano teniamo leggermente un po' di tensione, con questa andiamo verso il basso e dobbiamo andare a tirare via nella direzione in cui è entrato l'amo, cercando di far sì che l'ardiglione non vada a prendere niente. Come si fa questo lavoro? L'amo è dentro, ci sta facendo anche molto male, ci vuole un pochino di coraggio, ragazzi. Non vi preoccupate, ragazzi, prima o poi chi va a pescare tanto un amo se lo pianta. Non è che state facendo una brutta figura, può succedere, qualsiasi sfortuna può capitare. Allora andiamo ad inclinare l'amo in maniera che l'ardiglione che è qua sopra non vada a contatto con la carne e andiamo a dare un colpo. Avete visto che l'ho tolto e è rimasto, adesso ce ne sono 2 perché ho fatto 2 prove, soltanto un buco, quindi non c'è lacerazione. Perché? Perché questa parte, che è quella dell'ardiglione, ha fatto questo lavoro qua, fate finta che sia sotto, che sia nella carne,
ha fatto questo lavoro qua. Quindi l'ardiglione non è andato a strappare le carni perché gli abbiamo fatto fare questo movimento. Ok? Questa è una delle raccomandazioni più importanti che mi sento di darvi se siete nella situazione peggiore, perché esiste un'altra condizione, facciamo un buchino qua, che è questa. L'amo entra, ma voi conoscete l'anatomia, sapete che qua non ci sono vasi importanti, nervi importanti, potete fare questo lavoro qua. Ok, fare riuscire l'amo da un'altra parte. Allora, andrete a prendere la tenaglia e andrete a tagliare. Una volta tagliato l'ardiglione, l'amo si sfilerà hop, e verrà via tranquillamente perché avremo tagliato l'ardiglione. Gli ami abbiamo capito come fare a toglierli. Se invece fossimo in presenza di un artificiale, cosa un pochino più complicata, beh, guardate qua, piantiamo l'artificiale. I pericoli sono molteplici, perché se il pesce attaccato artificiale sbatte, se fate delle manovre particolari, avete un'altra ancoretta e altri 2 ami fuori. Allora, la prima cosa che va fatta assolutamente è bam, tagliare via dalla canna da pesca all'artificiale. Lo so che è banale, ma ve lo dico lo stesso. Poi dobbiamo andare a rendere innocuo l'artificiale. Quindi, se avete le pinzette per gli split, andate piano piano, ci vuole sangue freddo perché soprattutto se nella vostra carne ci vorrà del sangue freddo, ma ci riuscirete tranquillamente perché ricordatevi che l'adrenalina ci dà una lucidità incredibile. La prima cosa che vi consiglio di fare, qual è? È quella di andare a neutralizzare l'artificiale, quindi andate a togliere questa ancoretta qua, in primis, via, o con gli split, oppure prendete la tenaglia e andate a tagliare direttamente lo split. Arrivati a questo punto abbiamo solo l'ancoretta dietro, dobbiamo in qualche maniera togliere l'artificiale dallo split con le sue pinze oppure direttamente tagliando il filo. In questa condizione, quindi tolto l'artificiale, tirerete già un piccolo sospiro di sollievo. Ora questa è piantata veramente molto in profondità. Prima cosa da fare, tagliare diciamo gli altri ami dell'ancoretta, non qui, ma dovete tagliarli il più in dentro possibile. Ora io non li taglio adesso, mi raccomando, via, togliete questi 2 ami. E a questo punto ritorniamo nella stessa situazione di prima, ancora più semplice, sarà ancora più semplice, giriamo intorno al nostro amo, questo è semplicemente per dare la direzione, ve lo ricordo, con questa mano manterremo solo la direzione che vogliamo che prenda, perché se lo dovessimo tirare su così, ci strappiamo la carne, allora visto che l'amo è andato così, l'ardiglione è sopra, dovremo inclinare così e dare un colpo secco. Allora io adesso vi faccio vedere, è impercettibile, il buchino, che non so neanche se si riesce a vedere, che è stato fatto. Se io non avessi tirato in questa maniera, ma se avessi tirato di cattiveria così, guardate cosa avrei fatto alla pelle. L'avrei lacerata. Più che altro non solo lesionato la pelle sopra, ma avrei portato via anche la carne da sotto. Quindi mi raccomando, utilizzate questo sistema. Se volete provare a casa, andate dal macellaio e fatevi dare un pezzettino di asado, che poi dopo ve lo mangiate, che è anche molto buono e molto gustoso. Fate delle prove, se non siete certi dell'anatomia del vostro corpo. Vi faccio un semplice esempio. Se vi andate a prendere in queste zone qua, fare riuscire l'amo e tagliare l'ardiglione non è un grosso problema, ma se vi andate a prendere in punti più profondi e se vi andate a prendere in posti delicati, pieni di nervi, pieni di vasi, ricordatevi che abbiamo delle arterie che portano sangue nel nostro corpo molto grandi, dovessimo andare a rompere un'arteria del genere, se siamo in barca non abbiamo manco il tempo di rientrare, quindi non fate stupidaggini. Se vedete che la situazione è brutta, mollate tutto così com'è, mettete in sicurezza, tagliate le punte delle altre ancorette, piuttosto fasciate, non stretto, e andate direttamente al pronto soccorso, perché
è giusto che sia così, se ne occupano dei professionisti. Se invece ve la sentite, avete fatto delle prove e avete visto che è una cosa fattibile, l'ultimo consiglio che mi sento di darvi è: ricordate il proverbio tolto il dente, tolto il dolore? Boom, colpo secco, non andate piano piano, se no non lo togliete più. Tensione in maniera da metterlo in maniera che esca, quindi nella direzione che esca, e colpo da qua, in maniera che l'ardiglione non possa far presa su niente, perché viene sfilato in questa maniera. Ribadisco ancora il concetto, mi raccomando, non vi fate male. E adesso tocca a te, bellissimo amico. Se il video ti è piaciuto o ti è stato utile, spero che tu l'abbia guardato soltanto per didattica, non perché eri con un amo piantato in mano. Se ti ho dato una mano in qualche modo, se ti ho risolto un problema, o semplicemente se questo esperimento ti è piaciuto e questo tutorial ti è piaciuto, un like qua sotto a te non costa niente, per me è importantissimo. Così come sono forse ancora più importanti le condivisioni ed i commenti. Mi raccomando, intasate YouTube di commenti, perché solo così riusciamo a far vedere il video a più persone possibili e magari qualcuno eviterà di farsi male. Io adesso insieme al mio amico Asado vado a fare un ragionamento di rosolamento e di forno. Nel frattempo voi andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao!